Eccoci qua, finalmente dopo un intero anno ad aspettare queste Vespe, molti di voi già le hanno viste in qualche foto, le abbiamo provate prima volta, prima accensione, dopo un mese aver chiuso il motore, perché il signor zio qui ci ha fatto aspettare un po'. Nick, dove sei? Nick, cosa ne dici? Girano secondo te? Girano, adesso stiamo a vedere se i piloti saranno in grado di fare buone posizioni o se sono degli zarelli come me che Qua hanno il invece, motore ma non vanno. qua invece abbiamo quello che dopo un mese che abbiamo chiuso il motore non ce l'ha ancora fatto provare, abbiamo dovuto aspettare un mese prima di poterlo usare. Così è, non si poteva fare diversamente, non volevamo rovinare tutto il lavoro fatto e oggi purtroppo il tempo non è stato dalla nostra in pista, ma ci siamo divertiti. Voi restate sempre sintonizzati perché ne vedrete parecchio delle belle. E allora godetevi un po' delle nostre Vespe, sentiamo un po' come girano. Ok, eccoci qua, come avete visto finora, queste sono le Vespe che presentiamo per la stagione 2020. Sono entrambi preparate per tutti i tipi di pista. Come vedete qua abbiamo le gomme da ghiaccio, correremo a pragelato, quindi restate sintonizzati, lo vedrete sul canale. Come può far vedere lo zio, Gomme da cross per partecipare a tutte quelle che possono essere le gare inerenti a cross e gomme pista, le gomme slick. Abbiamo per asfalto. le soft perché non ci facciamo mancare nulla, davanti e dietro. Poi passiamo più avanti, cosa abbiamo? Ammortizzatori. Carbone, high-tech, sia anteriori che posteriori. Perché abbiamo preso gli high-tech? Quando corriamo sul ghiaccio, quando corriamo sull'asfalto, quando corriamo sul cross avremo bisogno di settaggi differenti. Gli high-tech offrono una personalizzazione a tutti I livelli, a tutti gli effetti, basta regolare queste ghiere, possiamo farli diventare sia più morbidi che più rigidi, quindi magari sul cross li scarichiamo un attimo, per quanto riguarda invece la pista leggermente più duri in modo che non affondino. E ora, come avete appena visto, abbiamo sentito girare sul banco. Vuoi dirci un po' cosa montiamo? Allora, entrambi i motori hanno la stessa configurazione per quanto riguarda la categoria dove correranno. Sono due 130 della Polini Ghisa Evolution. I motori sono due blocchi originali PK che sono stati raccordati e travasati. Montano entrambe un collettore lamellare da 24 con un carburatore dell'Orto PHBL 24. L'unica differenza che abbiamo è che io monto un albero Tameni E io un BGM. però Tutti alberi entrambi anticipati. la resa, l'avete vista, è la stessa. Gas rapido, così per comodità. Le- Il volano non è un volano particolarmente alleggerito, abbiamo preferito utilizzare un volano comunque di quelli originali Piaggio, anche per un discorso di allungo. In modo da non perdere niente sul cross e niente sull'asfalto per essere pronti a ogni evenienza, anche sul ghiaccio, su tutti i terreni in ogni condizione. Molti ci chiederanno perché solo un carburatore 24?
Allora, abbiamo avuto delle discussioni in fase di preparazione. Tanti ci hanno consigliato un 28 perché così ne hai di più, perché così vai. Noi abbiamo preferito ascoltare il consiglio di tanta gente che ha già corso, tra i quali anche l'amico Nicolò e tanti che corrono nel Vespa, e ci hanno detto: accontentatevi, tra virgolette, di un 24, avrete molti meno problemi per quanto riguarda poi la carburazione ogni volta, perché comunque correndo sul ghiaccio avremo delle condizioni meteo, correndo sul cross, correndo in estate sull'asfalto altre. Quanto riguarda il discorso di andare a cercarsi delle rogne con un 28, per quello che poteva darci di più sulla configurazione di motore che abbiamo preferito restare tranquilli con un 24, che il gioco non ne valeva la candela, nel senso che poi mettiti lì, regola, smonta, rimonta, fai una carburazione, alle 9 del mattino ce l'hai in un modo, alle 3 del pomeriggio non va già di nuovo più bene. Tutti ci hanno consigliato, come dicevo prima, di restare con un 24. Un 24 è tranquillo in quella condizione lì e ci interessa di divertirci. Noi vogliamo divertirci, arrivare, scaricarla dal furgone, montare le gomme che ci servono, ridere, scherzare con gli amici, farla partire, fare la nostra gara onesta. Magari io no, perché sono vecchio, ma lui provare a vincere. Tanto quello che fa la differenza non sarà né l'albero, né il carburatore, né il lamellare, sarà il manico. Quindi se non hai il manico puoi avere anche un 38, non ti cambierà niente. Possiamo concludere così. Appena avremo la possibilità andremo a provare in pista. Purtroppo dovevamo andarci oggi, ma il meteo non è stato dalla nostra. Siamo decisamente umidi, abbiamo addirittura avuto problemi a registrare questo video perché uno abitava in un posto, uno abitava nell'altro, frane, ponti chiusi, alluvioni ovunque, eppure Ma non ci siamo fermati. non ci siamo fermati. Se non ci fermiamo questa non ci può fermare più niente. Rimanete sintonizzati, a breve faremo una comparativa queste rispetto a quella dell'anno scorso, il 75, che molti di voi già conoscono. Ringrazio Vespa Power che mi ha mandato la maglietta, a breve arriveranno anche altre collaborazioni. Il 30 novembre andremo da Carbone e faremo vedere come vengono costruiti Gli questi. ammortizzatori. Ringrazio Carbone per avermi regalato un paio di ammortizzatori in carbonio, faremo vedere, li ho messi sotto il PX, la Vespa che ho stradale, e penso che abbiamo detto tutto. Restate sintonizzati, come ha detto lui, siamo sempre qua. Se volete venire a divertirvi con noi, ci sono Vespe, c'è possibilità, Esatto, contattateci. non esitate a contattarci, l'Ollo C, la Piston Cup, linko tutto in descrizione. A breve. Saluti.